Benvenuti a tutti e come promesso la seconda puntata dedicata all'HSIPA, ma di cosa parliamo oggi in particolare? Allora, ci eravamo lasciati nella puntata precedente accennando anche alla peculiarità che ha l'HSIPA di poter essere utilizzato anche come eccellente amplificatore cuffia. In questo caso, giusto per rendere maggiormente l'idea, darle un esempio, abbiamo collegato una delle nostre cuffie, stiamo parlando della Focal Utopia, e devo dire, fra le tante cuffie che abbiamo provato anche di altissimo livello, rappresenta qualcosa di veramente unico. Per certi versi si potrebbe dire che incarna quasi lo spirito sonoro Norma, ecco, grandissima trasparenza, grandissimo dettaglio, ma contemporaneamente una neutralità che è quasi disarmante. Nel confronto con altre cuffie, sul brevissimo termine, altre cuffie possono magari colpire di più per una enfasi, una caratterizzazione della gamma alta che può sembrare più trasparente, più brillante, più viva. In realtà, ascoltando poi il confronto le due cuffie, si hanno conferma che questa è estremamente più naturale rispetto a tantissime cuffie anche veramente di altissimo livello. Consentono cuffie di questo genere di scandagliare sempre con una, direi proprio disarmante naturalezza, i più reconditi dettagli e le nuance espressive che esistono nel passaggio sonoro. È anche uno strumento potenzialmente molto utile per capire le qualità di un'elettronica anche quando suona a bassissimo livello. Detto questo, ecco, in questa puntata, come avevo anticipato, possiamo entrare più nel merito dell'aspetto tecnico-costruttivo dell'HSIPA e prenderemo l'occasione anche per entrare magari più in dettaglio su alcune problematiche, su alcuni aspetti tecnici e di filosofia progettuale che caratterizzano l'apparecchio. Allora, venendo più in dettaglio alla costruzione e agli aspetti tecnici implementativi dell'HSIPA, non possiamo che partire dal contenitore dell'apparecchio. Essendo uno degli obiettivi di progetto della serie HS quella di offrire una gamma che fosse più accessibile rispetto alla gamma Revo, inevitabilmente la costruzione meccanica deve essere più semplificata e meno raffinata rispetto alla gamma Revo. Nella gamma Revo abbiamo un contenitore che è realizzato interamente in alluminio, sia per quello che riguarda i gusci, il pannello superiore che il pannello frontale. Struttura che è molto elegante ma anche estremamente costosa e laboriosa da realizzare. Nella serie HS invece abbiamo un robusto contenitore in lamiera piegata. Si tratta di una lamiera da 1,2 mm in acciaio che conferisce a tutto il contenitore una grandissima robustezza. Nella parte anteriore abbiamo questo scasso pronto per ospitare il pannello frontale e nella parte posteriore, che vedete apparentemente libera, ci sono i punti di fissaggio per il pannello posteriore. Abbiamo scelto una soluzione col pannello posteriore mobile essenzialmente per due motivi. Innanzitutto dal punto di vista del montaggio ed eventualmente dello spuntaggio in caso di assistenza dell'apparecchio è molto comodo disporre di un pannello posteriore che si possa facilmente staccare e lasciare libero accesso a tutte le schede. E dall'altro punto di vista ci consente di utilizzare la stessa base eventualmente per altri modelli. Anteriormente viene montato il pannello frontale. Il pannello frontale alla fine è un blocco funzionale unico realizzato con una sorta di sandwich a vari strati. Posteriormente abbiamo il circuito stampato che ospita il microcontrollore e tutti i dispositivi per la visualizzazione e l'interfaccia utente. Frontalmente invece abbiamo nascosto dietro al vetrino in plexiglass blu le 8 cifre che indicano il funzionamento dell'apparecchio, oltre i 6 tasti per accesso diretto alle varie funzioni. In modo molto semplice poi con 4 viti il pannello frontale viene fissato a tutta la struttura meccanica. Anche questo ci consente in caso di assistenza di poterlo rimuovere in modo molto semplice senza bisogno di fare degli interventi particolarmente onerosi o complessi. Diciamo che in linea generale tutta la filosofia progettuale, ma non solo nella serie HS, in tutti gli apparecchi è quello di rendere l'accesso all'apparecchio il più semplice e il più immediato possibile. Rimanendo nell'ambito del pannello frontale, ritengo
utile spendere qualche parola relativamente alla scelta che abbiamo fatto della metodologia di visualizzazione dello stato dell'apparecchio. Come visualizzazione utilizziamo 8 display a 7 segmenti divisi in gruppi da 4, riescono a scrivere o visualizzare sia numeri sia delle lettere, per cui si possono comporre delle scritte, anche se alcune lettere sono composte in modo che può servire un po' di intuizione per arrivare a comprendere esattamente qual è la lettera che viene visualizzata, ma nulla che una persona con un minimo di intelligenza e di adattabilità non sia in grado di compiere. Siccome abbiamo ricevuto diversi feedback relativamente a questa scelta, alcune favorevoli, alcune meno favorevoli, vorrei appunto spiegare perché è stata fatta questa scelta, che può sembrare un po' vintage o un po' anacronistica per certi aspetti, ma è una scelta che ci offre molti vantaggi, non solo a noi ma anche all'utente e all'utilizzatore. Innanzitutto consente di visualizzare anche a notevole distanza esattamente quello che c'è scritto. Ci sono molte apparecchiature che hanno dei display che, se visti da vicino, possono sembrare anche molto eleganti, raffinati, belli, eccetera, 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 ma appena risposti un attimo da lontano, a meno che uno abbia ancora 10 decimi e riesca a vedere tutti i dettagli anche da lontano, e poi comincia a perdersi di visibilità. E allora un display che tu vedi ma non riesci a leggere cosa c'è scritto è essenzialmente un display inutile. Se ti deve far vedere quello che c'è scritto, deve essere in grado di essere letto. Da una parte esiste un aspetto funzionale. Integro l'aspetto funzionale dicendo che il display può essere regolato in luminosità, oltre al fatto che può essere spento in modo automatico, cioè l'utente può impostare che una volta che è stato visualizzato il comando ricevuto, dopo qualche secondo il display si spegne e non disturba più eventualmente durante l'ascolto. L'altra motivazione per la scelta di questa soluzione di interfaccia visiva con l'utente è legata al fatto che il mondo dei display purtroppo è un mondo in continua evoluzione. Sarei tentato a dire che praticamente non esistono sul mercato dei prodotti consolidati, dove per consolidati intendo prodotti che sono reperibili oggi e anche fra 5, 10, 20 anni uno possa supporre con realistica certezza che possono essere ancora disponibili. Oggi si può dire che i display sono disponibili solo nel momento in cui si acquistano. Quindi oggi una tal ditta realizza questo display, lo mette sul mercato, ti piace, lo compri. Fra 2 o 3 mesi questa ditta cambia il modello, cambia alcuni dettagli tecnici che lo rendono incompatibile magari con quello precedente e quel display non è più acquistabile. Capite che sia dal punto di vista del costruttore che dal punto di vista eventualmente dell'utente che fra X anni dovesse avere la necessità di fare una riparazione per qualsiasi motivo, questo diventa un problema abbastanza consistente. Quindi la nostra scelta è stata quella di caratterizzare tutto l'apparecchio con delle soluzioni che possono essere stabili e disponibili per un lungo periodo di tempo. Sarei anche tentato di dire, scusatemi un po' l'ardire, che se un cliente o un ipotetico cliente si ferma davanti all'aspetto di un display che è diverso rispetto a quello che lui vorrebbe e probabilmente non è un cliente adatto a Norma. Il punto focale di Norma è la qualità di ascolto che è in grado di esprimere. Se la presenza di un'interfaccia grafica di un modo piuttosto che l'altro condiziona così tanto l'acquirente, evidentemente per lui come si ascolta non è una cosa così importante o non è sicuramente la cosa primaria. Ok, allora visto com'è la struttura meccanica dell'apparecchio, quindi l'ossatura che contiene tutto ciò che è necessario, possiamo cominciare l'analisi delle componenti interne. Nell'analisi delle componenti interne per certi versi è d'obbligo partire dall'alimentazione. Riguardo all'alimentazione abbiamo queste 2 componenti, in realtà sono 3 perché c'è il trasformatore, il supporto, lo schermo per il trasformatore e la scheda AC. Partiamo dal trasformatore. Si tratta di un trasformatore toroidale, lo potete vedere dall'aspetto, con una potenza nominale di circa 500 VA. Tenendo conto che l'apparecchio eroga nominalmente 75 watt per canale, una potenza di 500 VA è decisamente sovradimensionata. Questo consente all'apparecchio, la KS-IPA, di avere una riserva di corrente erogabile molto alta sia in regime continuo sia in regime impulsivo.
Relativamente al trasformatore toroidale si potrebbero dire tantissime cose, si potrebbe parlare per ore senza arrivare a descrivere compiutamente tutti in qualche modo gli aspetti e gli ambiti di pertinenza di un trasformatore toroidale. Apparentemente sembra un cilindro con delle spire avvolte. In realtà al suo interno ci sono tanti aspetti tecnici di cui l'utente non è al corrente, ma che in qualche modo ne caratterizzano in modo molto profondo le prestazioni e il funzionamento. Quali sono gli aspetti positivi di un trasformatore toroidale? Gli aspetti positivi sono essenzialmente legati all'ambito meccanico del trasformatore. Il trasformatore rimane molto compatto, ha un rapporto di forma e di volume rispetto alla potenza erogata che è decisamente più favorevole rispetto ai classici trasformatori a lamierini. Questo consente nelle apparecchiature audio, che solitamente sono apparecchiature di dimensioni ridotte rispetto alle apparecchiature industriali, di poter inserire all'interno un trasformatore con una potenza alta senza stravolgerne le dimensioni. Per la sua natura, essendo completamente rivestito dalle spire, è il trasformatore che per certi versi ha meno flusso disperso, ovvero il flusso magnetico generato dalle spire rimane confinato all'interno dello stesso trasformatore perché tutto è rivestito dalle spire. C'è qualche spiffero di flusso magnetico disperso nella zona dove ci sono i fili, quindi in qualche modo qui terminano gli avvolgimenti, c'è una scarsa ricopertura e ci può essere un po' di fuoriuscita di flusso magnetico, ma per tutto il resto il flusso magnetico rimane confinato qui dentro. In un trasformatore tradizionale a lamierina invece sono molti i punti in cui il flusso magnetico può uscire. E cosa succede se il flusso magnetico esce? Se il flusso magnetico esce, succede che in qualche modo si concatena con le piste del circuito stampato, andando a creare delle tensioni indotte. In altre parole, è molto facile, se non sicuro, che l'apparecchio si metta a ronzare. Piccolo dettaglio, ad esempio, che pochi utenti possono sapere, è che per ridurre il ronzio che anche un trasformatore toroidale in qualche modo emette, una delle stratagemmi e delle strategie è cercare di orientare il punto dove c'è la dispersione di flusso magnetico, si ruota finché si trova la posizione ottimale. La posizione ottimale non sempre coincide con quello che si potrebbe supporre o immaginare a livello teorico, ma una volta determinata è abbastanza stabile, per cui dal punto di vista costruttivo, ad esempio, sappiamo che nella KS-IPA il punto di uscita è questo e deve essere sempre fissato in questo modo. Un altro aspetto importante del trasformatore toroidale è il fatto che per sua natura è un trasformatore che tende a vibrare, ovvero il nucleo magnetico è avvolto come una sorta di tagliatella su se stesso, come una stella filante, investito dal flusso magnetico, tende a fare delle micro vibrazioni. In gergo tecnico si chiama rumore di magnetostrizione, ovvero il flusso magnetico tende a esercitare un'azione meccanica sul ferro che c'è all'interno. Queste micro vibrazioni possono facilmente tramutarsi in un rumore meccanico, per cui si dice il trasformatore ronza. Per evitare o ridurre che il trasformatore ronzi, siamo nella classica situazione della coperta corta, perché ciò che determina la potenza di un trasformatore alla fine è la quantità di ferro che c'è dentro, o per essere più precisi la sezione del nucleo ferromagnetico. Quindi a parità di sezione del nucleo ferromagnetico, maggiore è l'induzione con cui si fa lavorare il trasformatore, maggiore è la potenza in uscita che ci può rendere. Però ci avviciniamo di più alla saturazione del nucleo magnetico e quindi al pericolo che il trasformatore entri in vibrazione e faccia rumore. D'altra parte, se abbassiamo il livello dell'induzione magnetica, è vero che il trasformatore ha meno probabilità di fare rumore, ma è altrettanto vero che il suo rendimento come macchina elettrica diminuisce, per cui sia la potenza che è in grado di erogare, sia la reattività, in qualche modo la velocità con la quale è in grado di erogare la corrente che il carico richiede, può diminuire. Quindi si tratta di una coperta corta. Se decidiamo di privilegiare l'aspetto di performance in potenza, ci esponiamo dall'altra parte al fatto che il trasformatore possa fare rumore. Per evitare o cercare di ridurre la probabilità che il trasformatore faccia rumore, si può agire sulla qualità del nucleo ferromagnetico.
cercando di dare un po' un'idea di quello che accade, si può mettere la questione in questi termini. Immaginate una grande lamiera in metallo, più il metallo è puro, più il cristallo che costituisce il metallo ha una dimensione ampia. Magari possiamo arrivare ad avere, a livello teorico, delle lamiere di materiale ferromagnetico in cui un unico cristallo magari ha una dimensione di 1 metro. Quelle invece che hanno una qualità inferiore hanno dei cristalli che sono molto più piccoli, magari cristalli solo di pochi centimetri. E quando si passa da un cristallo piccolo a uno grande, succede che l'efficacia con cui il flusso magnetico all'interno di questo materiale può in qualche modo circolare diminuisce, aumentano le perdite, il trasformatore scalda di più e ha una resa inferiore. Potete immaginare facilmente che più elevato è il costo del materiale ferromagnetico, più elevata è la sua qualità. Ecco, noi utilizziamo come materiale ferromagnetico il miglior materiale ferromagnetico disponibile in Europa. E tengo a dire disponibile in Europa perché un'altra domanda che spesso viene fatta è ma perché i trasformatori magari che vengono dal Giappone o da altre nazioni ronzano di meno? A parte il fatto che magari sono stati sottodimensionati per evitare questo pericolo, quindi sono fatti lavorare a un livello di induzione magnetica molto più bassa, in alcune nazioni, ad esempio in Giappone, è disponibile, ma solo per il mercato interno, del materiale ferromagnetico che parte da minerale puro, cosa che in Europa è praticamente impossibile da avere. Quelli sono materiali ferromagnetici con delle caratteristiche molto elevate, quindi si può spingere la induzione molto più in alto senza che il trasformatore abbia il pericolo di entrare in risonanza. Detto questo, però, il lato pratico è cosa succede. Prendiamo un trasformatore come questo, è stato dimensionato per lavorare con delle tensioni di ingresso fino a 270 volt senza che il trasformatore vada in saturazione, quindi abbiamo ampio margine relativamente alla tensione di ingresso. Purtroppo che cosa succede? Che per motivazioni intrinseche, se in un trasformatore invece di entrare solo una tensione alternata a 50 Hz, dovesse entrare una componente continua, la componente in tensione continua incontra non la reattanza del trasformatore, quindi un ostacolo abbastanza grande, ma incontra la sua resistenza ohmica. A vuoto un trasformatore come questo assorbe pochi milliampere di corrente a 50 Hz. Con pochi milliampere è in grado di generare tutto il flusso magnetico che gli serve per il funzionamento. In tensione continua ha una resistenza di pochi ohm. Se applichiamo una tensione continua anche solo di 1 volt, con pochi ohm di resistenza ohmica abbiamo delle correnti circolante di diverse centinaia di milliampere, le quali inevitabilmente portano alla saturazione del nucleo magnetico. E dov'è che si originano queste tensioni continue? Le tensioni continue si originano purtroppo da tutti i carichi che oggigiorno sono presenti sulla rete elettrica, quindi inverter, alimentazioni, switching e quant'altro, non sia un carico puramente reattivo, non fanno altro che dissimmetrizzare la forma d'onda e creare una componente continua. Questa componente continua per il trasformatore toroidale è come la peste. L'unico modo che esiste per bloccare la tensione continua se è troppo elevata è interporre fra la rete elettrica e il trasformatore un dispositivo che viene chiamato un DC blocker. In sintesi è come se fossero dei condensatori sul percorso dalla rete elettrica che bloccano le componenti continue. Solitamente questi componenti sono disponibili come accessori esterni. Nel caso dell'HS-IPA, questa scheda di interfaccia alternata è stata concepita per avere a bordo già il DC blocker. Questi componenti implementano il DC blocker. L'utente molto semplicemente, spostando il cavo di alimentazione da una posizione all'altra, inserisce o disinserisce il DC blocker. Ogni medaglia ha il suo rovescio. Potete immaginare che inserendo sul percorso del segnale un componente aggiuntivo inevitabilmente ci sarà una ripercussione sulla qualità di ascolto. Ma abbiamo dimensionato
i valori e la scelta dei componenti in modo che questa influenza sia il più ridotta possibile. D'altra parte esistono alcune situazioni con una componente continua talmente grave da rendere il ronzio dell'apparecchio in certe situazioni veramente molto fastidioso, quindi è per certi versi l'unica scelta possibile. Terminiamo l'analisi di questa scheda dicendo che è ospitato su questa scheda il trasformatore di stand-by e questa alimenta praticamente il microcontrollore che rimane in attesa che l'utente accenda l'apparecchio. Finché l'apparecchio non è acceso possiamo considerarlo come se fosse completamente spento, quindi il fatto di tenere l'apparecchio in stand-by non è che in qualche modo velocizzi il riscaldamento dell'apparecchio, è alimentato solo esclusivamente il circuito che aspetta che qualcuno schiacci il pulsante power o schiacci il telecomando. Un altro elemento che caratterizza questa scheda, così come tutti gli amplificatori norma, è la presenza di un circuito antispunto realizzato attraverso questi componenti, 2 relè più dei resistori di limitazione. A cosa serve un circuito antispunto? Serve essenzialmente a ridurre l'impatto di corrente iniziale all'accensione dell'apparecchio. Un trasformatore di queste dimensioni, accoppiato al pacco di condensatori che vedremo poi, se non ci fosse un circuito di limitazione di corrente all'atto dell'accensione ha un picco di assorbimento molto alto. Questo picco di assorbimento molto alto crea diversi potenziali problemi. Innanzitutto il fusibile posteriore dovrebbe essere sovradimensionato per poter sostenere ripetutamente questi stress di accensione. Dall'altra parte anche i condensatori di alimentazione, condensatori di filtro, obbligati a ricaricarsi molto velocemente all'interno è come se subissero una sorta di stress elettrochimico, per cui in qualche modo ne va a compromettere l'affidabilità e la durata nel tempo. Disporre invece di un circuito di partenza morbida consente all'apparecchio di caricarsi con un tempo ragionevole, le correnti circolanti sono limitate, tutto arriva a regime in modo molto più semplice e naturale senza che ci sia questo effetto di stress. Una volta che tutto è arrivato a regime, il circuito di mute sgancia il mute e l'apparecchio può essere utilizzato. Ecco, inserite nell'apparecchio questa è la posizione che assumono. Il supporto del trasformatore esercita anche un'azione di schermatura ulteriore rispetto al resto dell'apparecchio dove ci sono le sezioni analogiche. Possiamo entrare ancora più in dettaglio dell'apparecchio analizzando questa scheda. Questa scheda costituisce il livello inferiore dell'apparecchio. Cosa ospita questa scheda? Ospita i circuiti di alimentazione per gli stadi finali di potenza, ospita i circuiti di alimentazione driver, i circuiti di alimentazione ausiliari, implementa l'uscita cuffia e abbiamo le uscite per altoparlante. Vicino all'uscita per altoparlante abbiamo la rete Zobel. Possiamo spendere 2 parole sul significato e sulla necessità della rete Zobel. Come probabilmente conoscono le persone più addentro nell'ambito tecnico, uno dei problemi che esiste in un amplificatore di potenza è il controllo e la capacità di rimanere stabile anche in presenza di carichi non puramente resistivi. E il cavo che collega gli altoparlanti può diventare un elemento molto critico. Innanzitutto perché stiamo parlando di cavi di lunghezza alle volte anche molto alti, si può arrivare anche a ipotizzare cavi di 8-10 metri, i quali hanno delle caratteristiche di capacità parassita e di induttanza parassita che non sono assolutamente trascurabili. Possiamo arrivare tranquillamente a capacità di qualche nanofarad o superiore nel cavo di collegamento del diffusore. Se poi il diffusore rimane non collegato, ma il cavo altoparlante e l'altro amplificatore rimangono collegati, abbiamo tutta una struttura con una capacità che non è indifferente e molti amplificatori, specialmente se hanno delle bande passanti molto ampie, possono risultare instabili su un carico capacitivo di questo genere. La rete Zobel è in ultima analisi costituita da un'induttanza, una piccola induttanza del valore di qualche microhenry in serie all'uscita, col compito quindi di aumentare l'impedenza vista dall'amplificatore alle altissime frequenze, e questo in qualche modo bilancia il fatto che alle altissime frequenze il condensatore tende a diventare un controcircuito.
Questo ci dà l'occasione per parlare ad esempio di una cosa, ovvero della capacità che hanno le elettroniche norma, gli amplificatori norma, di essere stabili anche su carico capacitivo puro. Nonostante abbiano una banda passante molto grande e velocità molto elevata, gli apparecchi sono stati progettati e dimensionati in modo da essere perfettamente stabili anche su carico capacitivo puro. Uno dei test che vengono effettuati durante il collaudo dell'apparecchio è eccitare l'amplificatore con un'onda quadra a 20 kHz con un carico capacitivo puro, e l'amplificatore deve essere ancora perfettamente stabile e l'onda quadra perfettamente riconoscibile. Quindi in qualche modo sarebbe quasi superfluo l'utilizzo di una rete di compensazione in uscita, ma meglio prevenire che dover curare dopo, ecco. Possiamo ruotare la scheda lato inferiore per fare alcune considerazioni. Le alimentazioni che arrivano dal trasformatore non trovano sul loro percorso nessun tipo di connettore. I terminali sono saldati direttamente nelle posizioni in cui servono. Questo, se da un certo punto di vista appesantisce un po' l'operazione di assemblaggio dell'apparecchio, dall'altro punto ci dà la possibilità e la certezza di avere un contatto molto stabile e sicuro, specialmente nelle condizioni di potenza dove le correnti di picco istantanee possono raggiungere valori di diverse decine di ampere. Un contatto col tempo si può ossidare o può perdere la sua forza meccanica di contatto, una saldatura è sicuramente la soluzione più affidabile. Proprio perché in questa sezione poi sono gestite delle correnti molto elevate, potete notare che le piste interessate a un elevato passaggio di correnti, quindi tutte quelle che vanno ad alimentare i condensatori di filtro della sezione di potenza, in gergo tecnico si dice che sono scoperte dal solder, ovvero il rame è lasciato nudo e durante la fase di saldatura c'è un apporto di stagno che aumenta considerevolmente lo spessore della pista e quindi ne diminuisce la sua resistenza interna. Osservando sempre questa scheda nel lato posteriore potete notare la presenza di questo cablaggio. Giustamente qualcuno potrebbe affermare che non è vero quello che abbiamo detto, che l'apparecchio è esente da cablaggio. Cosa sono questi fili? Questi fili servono per riportare al punto stellare di massa le uscite negative degli altoparlanti. Per fare questo c'erano essenzialmente due possibilità: o fare questo collegamento con delle piste da circuito stampato o utilizzare un cablaggio. In questa particolare situazione utilizzare delle piste avrebbe voluto dire utilizzare delle piste di spessore ridotto, quindi compromettere il valore di resistenza e dover fare passare in punti che diventavano abbastanza sensibili. Abbiamo quindi preferito utilizzare un cablaggio filo che collega direttamente il lato negativo con il punto stellare di massa. Stessa cosa per le uscite positive, vanno nel circuito stampato in prossimità delle reti di Zobel. Va detto che i fili che sono utilizzati sono dei cavi che utilizzano una tecnologia nostra proprietaria, la stessa tecnologia che utilizziamo nei cavi prodotti da norma. Quindi garantiamo all'utente una continuità e una uniformità sul fatto che nel percorso del segnale di potenza il segnale trovi esattamente lo stesso tipo di conduttore all'interno dell'apparecchio e all'esterno dell'apparecchio. Dico questo perché se si osserva con un certo grado di attenzione molti dei prodotti commerciali, si può notare una cosa che per certi versi a un tecnico lascia un po' sconcertato, ovvero esternamente magari notiamo dei morsetti, dei diffusori anche di pregevole fattura, molto grandi, che in qualche modo ispirano o lasciano supporre che ci sia una grande qualità di connessione. Poi, se guardi all'interno dell'apparecchio, scopri che quel mastodontico connettore cassa in realtà termina con un filo magari sul quale c'è un connettore, un filo di scadente qualità o di qualità assolutamente commerciale, che va a ancorarsi nel circuito stampato dove c'è l'uscita. Capite che in una situazione di questo genere, che non è assolutamente infrequente, non si può parlare di continuità di elementi che il segnale trova sul percorso del segnale. La stessa problematica per certi versi c'è anche nella sezione degli ingressi. Tanti apparecchi commerciali, anche di alto livello, purtroppo esternamente hanno delle connessioni anche molto raffinate, ma appena osservi le cose dall'interno scopri che magari poi c'è
un connettore molto economico da cui partono i cavi e vanno su un'altra scheda. Quindi capite che disporre all'esterno di un cavo, magari da diversi migliaia di euro, per poi all'interno affidare il trasferimento del segnale a un cavo molto economico, quantomeno è una mancanza di coerenza. Come dicevamo prima, in questa sezione abbiamo l'alimentazione degli stadi finali di potenza. Utilizziamo 8 condensatori da 4700 microfarad, quindi una capacità complessiva per gli stadi finali di potenza orientativamente di circa 40.000 microfarad. Questi due condensatori invece alimentano gli stadi driver. La capacità di questi due condensatori è da 2500 microfarad l'uno, quindi 5000 microfarad sono destinati solo per l'alimentazione degli stadi d'ingresso e degli stadi driver, stadi che assorbono pochi milliampere, quindi anche in questo caso il valore è sovradimensionato rispetto alle reali necessità, ma ci garantisce una presenza di un ripple molto basso e quindi anche l'operazione seguente di stabilizzazione affidata a questi componenti, quindi a questo blocco di circuito, rimane ancora più semplice, ancora più efficace. Spendiamo due parole relativamente all'alimentazione degli stadi di ingresso e di amplificazione degli stadi driver. Si tratta di una topologia nostra proprietaria, realizzata come vedete tutta a componenti discreti, la quale ci offre il vantaggio di avere una tensione in uscita in corrente continua molto stabile, con un bassissimo rumore di fondo, ma soprattutto un'impedenza di uscita molto costante, molto bassa anche a alta frequenza. Quindi anche se stiamo parlando di assorbimenti molto bassi, qualunque variazione nell'assorbimento causato dal segnale che stiamo amplificando non si ripercuote nella tensione di alimentazione che rimane perfettamente stabile. Ritornando agli 8 condensatori di alimentazione degli stadi finale, nonostante ci fosse a disposizione un maggiore spazio e quindi si potessero utilizzare anche condensatori di capacità più alta, abbiamo ritenuto questo valore ottimale per questo aspetto. Perché se si aumenta troppo il valore dei condensatori, che cosa succede? Succede che il condensatore si carica, fra virgolette, più lentamente. È vero che ha maggiore capacità, però serve più tempo durante il ciclo di carica per caricare il condensatore. Se il condensatore è troppo piccolo, è inferiore rispetto a questo valore, comincia a esserci un valore di ripple in uscita più alto e quindi genera delle armoniche di alimentazione sugli stadi finali che possono diventare più alte. All'alto sonico un condensatore molto più grande può dare una risposta nella gamma bassa che per certi versi può risultare più autorevole, scusatemi il termine. Un condensatore più piccolo in qualche modo tende a sbilanciare un po' il suono nella gamma medio-alta e far apparire l'amplificatore più trasparente, più dettagliato, ma in realtà è solo una carenza nella gamma bassa. Esiste un punto di ottimizzazione della capacità dei condensatori, la quale in qualche modo rende l'impostazione sonora più neutra, più bilanciata. Quindi non è sempre detto che condensatori di alimentazione di grandissimo valore, grandissima capacità siano la soluzione migliore, più idonea alla riproduzione musicale. Possono gratificare maggiormente l'occhio di chi guarda l'apparecchio. Ecco. Per completare l'alimentazione, come dicevo, questa scheda alimenta tutti i servizi ausiliari. Un ulteriore aspetto che caratterizza questa scheda è la presenza della circuitazione per il pilotaggio della cuffia. Come potete vedere abbiamo due sezioni identiche, sovrapposte, che gestiscono entrambi i canali, sinistro e destro, dell'uscita cuffia. Come abbiamo accennato nella puntanza precedente, è possibile adattare l'impedenza della cuffia con 4 modalità diverse. In questa posizione abbiamo 2 ponticelli per ogni canale che configurano l'uscita a 16 ohm. Se la spostiamo più avanti abbiamo l'uscita 32/50 ohm, più avanti ancora avremo l'uscita a 200/300 ohm e nell'ultima posizione avremo l'uscita a pilotaggio diretto, ovvero le membrane della cuffia collegate direttamente con lo stadio finale di potenza. La presenza di questi resistori serve, in caso di sovrappilotaggio della cuffia, a limitare la potenza e in qualche modo preservare l'integrità della cuffia. Per regolare
questi 4 valori impedenza d'uscita è sufficiente rimuovere il coperchio e dall'esterno si accede facilmente a questa sezione. Un altro elemento che in qualche modo accompagna tutta la produzione a norma, e lo possiamo osservare anche su questa scheda, è la presenza di 3 fusibili. Qualcuno ci fa notare che nei nostri apparecchi forse ci sono fin troppi fusibili all'interno, ma la loro presenza ha un motivo, anzi più di un motivo. Qual è l'utilità di avere un così elevato numero di fusibili? Innanzitutto dal punto di vista della sicurezza, se ci fosse ad esempio un guasto nella sezione di alimentazione degli stati driver positiva, molto probabilmente interviene il fusibile relativamente a questa sezione, questa viene disalimentata e il guasto non si propaga alla sezione di amplificazione. Quindi in qualche modo ci consente di limitare un eventuale guasto come danni effetti collaterali alla sezione interessata. Poi ci consente di isolare questa sezione durante il collaudo, per esempio dell'apparecchio, o durante una ricerca guasti. Quindi i fusibili hanno il duplice compito di garantire una sicurezza elettrica, ma anche dal punto di vista funzionale di poter isolare le singole componenti, poter testare senza che abbiano ripercussioni sul resto. Immaginate un apparecchio dove non esiste all'interno neanche un fusibile e l'apparecchio si guasta. Per poter sapere qual è il guasto dovremmo accenderlo, ma nel momento in cui lo accendiamo magari comincia a far fumo o comincia a manifestare che c'è un problema serio. Potendo isolare invece le varie sezioni si riesce a circoscrivere qual è l'elemento coinvolto nell'eventuale guasto. Spendendo 2 parole relativamente ai fusibili, più di un cliente ha provato a sostituire i fusibili con fusibili di altre marche, con fusibili di quelli per audiofili estremamente costosi, eccetera. Noi sconsigliamo di farlo anche perché il tipo e il costruttore del fusibile che abbiamo individuato, abbiamo scelto, è stato fatto con delle prove d'ascolto abbastanza lunghe. Quindi siamo ragionevolmente sicuri di offrire la migliore qualità sonora possibile. Sarebbe in tantissimi casi denaro sprecato e buttato via. Un altro elemento che caratterizza i nostri prodotti è la presenza di numerosi LED accesi durante il funzionamento. Anche qui qualcuno ci ha chiesto come mai la presenza di un così elevato numero di LED all'interno dell'apparecchio. Direi che essenzialmente hanno un duplice compito. Un compito è quello di aumentare la velocità di scarica dei condensatori quando l'apparecchio viene spento. E l'altro aspetto, per certi versi più importante, è il fatto che se qualcuno dovesse aprire l'apparecchio con la necessità di intervenire magari per fare un upgrade o una manutenzione o una ricerca guasti, la presenza di un LED acceso vuol dire che c'è della tensione e quindi è un avvertimento, un warning a chi sta mettendo le mani nell'apparecchio di attendere che tutte le luci presenti all'interno si siano spente. Se è tutto spento a livello luminoso vuol dire che l'apparecchio in tutte le sue sezioni è completamente scarico. Come ultima nota, notate la presenza di numerosi distanziali metallici. Questi distanziali metallici hanno un duplice scopo. Innanzitutto garantire una rigidezza meccanica molto elevata. Anche nella parte posteriore vedete che i punti di fissaggio sono numerosi. Questo vuol dire che la scheda, una volta inserita nel contenitore, rimane un blocco unico e è molto meno soggetta a delle microvibrazioni. L'altro aspetto funzionale è che alcuni di questi distanziali servono per il trasferimento delle tensioni fra questo livello della scheda al livello superiore. La sezione e la dimensione di questi distanziali è tale per cui il trasferimento di correnti anche molto elevate è fatto con un livello di resistenza interna molto bassa. Nessun tipo di cablaggio potrebbe raggiungere un livello di resistenza così ridotto come è possibile garantire attraverso l'uso di questa soluzione. E qui spenderei 2 parole, come prima per il cablaggio all'interno degli apparecchi, per dire come è facile per chi ha un occhio tecnico vedere come ci sono tanti apparecchi che hanno dei fissaggi meccanici all'interno delle schede che sono a dir poco approssimativi o realizzati secondo desiderio di grande risparmio.
quando si assiste a delle schede di dimensioni inconsistenti, magari fissati solamente in 3-4 punti, è facile per un tecnico che conosce un po' quali sono le problematiche farsi venire qualche punto di domanda. Innanzitutto durante il trasporto abbiamo delle sollecitazioni meccaniche che non sono indifferenti. E poi durante il funzionamento di un apparecchio, un circuito stampato così grande, investito dalla pressione sonora, dalla musica che si sta riproducendo, non può che entrare in vibrazioni, con delle vibrazioni anche ridotte, ma che comunque si ripercuotono poi sul funzionamento dell'apparecchio. A tal riguardo mi viene da sorridere pensando a un episodio che è accaduto qualche tempo fa, dove alla fine si sono sommati 2 gesti inconsulti. Scusate questa affermazione, ecco. Un cliente proprietario di una nostra sorgente digitale, sarei tentato di dire che non ha trovato meglio da fare o non so per quale arcano motivo sia stato convinto, spinto a fare eseguire un upgrade, un aggiornamento, una miglioria all'interno dell'apparecchio negli stadi finali di uscita. Stadi di uscita nella quale abbiamo investito una quantità di tempo illimitata quasi per raggiungere una neutralità, una trasparenza, una caratteristica sonora, sarei tentato di dire ineguagliabile. Insomma, questo cliente ha pensato di far modificare con una circuitazione senza controreazioni, insomma con tutte le caratteristiche che vanno di moda, che andrebbero di moda, ecco, oggigiorno. Allora, insomma, fa fare questa modifica un tecnico senza informarci del fatto, insomma. Qualche tempo dopo ci spedisce l'apparecchio perché aveva un problema nella meccanica di lettura del CD. Insomma, ci arriva questo apparecchio, appena l'abbiamo aperto ci siamo trovati all'interno una scheda non particolarmente voluminosa ma molto pesante per il tipo di componenti che venivano utilizzati, la quale era stata fissata in modo assolutamente improbabile con 4 distanziatori in plastica, neanche a vite, ma solamente incastro. Già il solo pensare di capovolgere l'apparecchio voleva dire che questa scheda si sarebbe sfilata e avrebbe ondeggiato all'interno dell'apparecchio. Potete immaginare durante un trasporto affidato a un corriere quante volte gli apparecchi e i pacchi vengono presi, lanciati, girati, verticali, orizzontali, in tutte le posizioni possibili. Insomma, per farla breve, ci arriva questo apparecchio con la scheda da una parte, randomica, che svolazzava di là, e i fili che la dovevano collegare completamente staccati da questa scheda. Fra l'altro fili rigidi che basta il minimo perché si spezzano nel punto di saldatura. Ecco. Avvertito il proprietario di questa cosa qui, in qualche modo ci siamo visti ricoprire una quantità di insulti decisamente sovrabbondante rispetto alle necessità, perché stando questo proprietario eravamo noi che avevamo manomesso l'apparecchio al fine di copiare e di capire come fare per far suonare bene un'elettronica e quindi dal suo punto di vista eravamo stati così incompetenti da smontare l'apparecchio senza essere in grado poi di rimontarlo e quindi dover svelare che l'avevamo smontato, aperto, staccato i fili e a un certo punto non sapevamo più come fare per richiuderlo. Ecco, questo solo per dire che non è infrequente trovare delle situazioni dove anche dal punto di vista meccanico i punti di fissaggio delle schede sono quantomeno decisamente migliorabili. Ecco, a questo punto siamo giunti alla fase di collegare la scheda di amplificazione vera e propria alla scheda sottostante di alimentazione. Adesso si può comprendere il significato di tutti questi distanziali, duplice scopo, trasferire le correnti e creare un vincolo meccanico fra i 2 livelli. Questa scheda ospita i moduli di amplificazione, in qualche modo è il cuore vero e proprio dell'apparecchio. A tal riguardo ci siamo resi conto di una cosa, ecco che nonostante l'apparecchio fosse compatto, la quantità di tempo che è richiesto per la progettazione è stata veramente notevole. E anche la quantità di tempo che serve per la descrizione, pur non entrando così tanto in dettaglio, ci siamo resi conto che non è piccola. Quindi, certissimi di farvi cosa gradita, abbiamo pensato di dividere questa parte di illustrazione dell'apparecchio al suo interno in 2. Ci interrompiamo a questo livello, nella parte terminale analizzeremo
la scheda principale con tutte le opzioni, i modi di amplificazione e tutti gli argomenti correlati. E in effetti sì, davvero c'è tantissimo da dire ed è stato bello anche vederti che insomma ti stavi dilungando su certe cose giustamente perché c'era bisogno di approfondire, quindi rimandiamo appunto il finale di puntata a una prossima ulteriore puntata e intanto grazie mille. Grazie a voi.